Terzo appuntamento con Dreaming Roma. Oggi in studio ci è venuto a trovare il numero 16, Mattia Mannini. Ciao Marco, ciao a tutti. Guarda, questa cosa non ci avevo mai pensato. Numero 16, perché? In realtà è stato pura casualità, devo ok. essere onesto, è stata pura casualità, però è chiaro che qui alla Roma ha un significato Esatto. speciale questo numero, lo so bene, però è stata pura casualità. Quindi però adesso te lo tieni stretto, Adesso me insomma. lo tengo stretto il più Una volta che sei possibile. venuto e hai capito il valore di quel numero, dici a Giustamente, sto punto me lo certo. tengo. Come stai? Tutto bene, grazie, bene. E dopo un periodo un po' Sfortunato, diciamo sfortunato, così. ecco, però mi sento bene e sono molto contento. Iniziamo a conoscerti meglio, dai. Cioè, io, insomma, con te sono abituato a chiacchierare anche a telecamere spente. Chiacchieriamo, quindi lo facciamo anche qua. Abbiamo solo acceso le telecamere. Sarzana, paesino di 20.000 abitanti in Liguria, provincia di La Spezia. Poi, nell'estate del 2020, ti chiama la Roma. Come ti cambia la vita? È stato un momento incredibile, ricordo ancora in piena pandemia la chiamata del direttore Bruno Conti e all'inizio veramente non ci credevo perché come hai detto tu, ragazzino di Sarzana che viene notato dalla Roma, una squadra così grande, un club così importante, è stato un autentico sogno, ma non ho dubitato neanche un secondo. Poi quando sono venuto a vedere le strutture con appunto il direttore, con Manuel Marzocca, mi hanno fatto fare la visita. Neanche avevo dubbi prima, figuriamoci una volta vista Trigore, quindi è stato veramente incredibile, un momento bellissimo. Anche perché tu hai fatto tutto il settore giovanile della Spezia, si aspetta un po' il salto Genoa, Sampdoria, mi viene in mente, probabilmente le avevi anche dietro come squadre. Perché hai scelto la Roma? Per questo, per le strutture, perché ti ha convinto il progetto, la squadra? No, chiaramente a livello logistico ti viene da pensare, come hai detto tu, di rimanere un po' più vicino casa magari, ma ti dico la verità, mi sono innamorato durante un torneo a Gallipoli in cui ho avuto la fortuna Quindi di prima. giocare quell'anno lì, a febbraio dello stesso anno. Ho avuto la fortuna di giocare contro la Roma Under 14, ai tempi allenata da mister Rubinacci. E quella partita ero rimasto incredulo e appena diciamo, avuto l'occasione di poter indossare la maglia ho detto quella è la squadra giusta, ho subito detto è la squadra giusta per me, voglio giocare con quei colori. E i tuoi genitori? Loro non mi hanno mai detto nulla, mi avrebbero supportato in qualsiasi scelta, quindi ma anche loro poi sono rimasti estasiati, anche loro avevano detto Roma, Roma, Roma. Già hai iniziato a cantare Esatto, l'inno. esatto, esatto. Sei venuto con Playa, che era un tuo compagno di squadra, ti ha aiutato ad avere un po' già un amico. Certo, Matteo è sempre stato un grande amico, ormai veramente quasi come un fratello. Ci siamo sempre supportati e casualità vuole che alla fine tutte e due abbiamo intrapreso questo percorso, poi anche con la nazionale ci siamo ritrovati anche al di fuori dal club, quindi viviamo nella stessa città, io e Matteo siamo veramente legati e mi ha aiutato un sacco come spero di aver aiutato lui. Sarzana come l'ha vissuta questa cosa? Cioè, sei diventato tipo un idolo dei più piccoli. Quando Diciamo, torni lì che sì, succede? quando torno diciamo che tra amici vari veramente non ho mai quasi un attimo perché voglio sempre rivedere tutti, chiaramente vivere lontano da casa comporta dei sacrifici e stare lontano dalla tua famiglia, dai tuoi amici può essere all'inizio anche difficile, io con il tempo mi sono abituato, però quando torno è sempre bellissimo, c'è tutta la mia famiglia, i miei nonni, ho un legame veramente speciale. C'è stato un momento in cui saresti tornato indietro perché magari ti mancava qualcosa della tua adolescenza, perché poi eri da poco un adolescente. Guarda, devo essere onesto, in realtà no, sono sempre stato molto convinto, non ho mai avuto dubbi da questo punto di vista e poi anche grazie alla Roma, alle persone che ha messo a disposizione mia e degli altri ragazzi che vengono da fuori con il convitto, ci siamo sempre sentiti a casa. Poi il campo, quello è la cosa
che meno ti fa pensare, La valvola di quindi sfogo. una volta iniziato a giocare proprio era sparito anche il minimo dubbio, però no, non sono sempre stato molto convinto in realtà. Ecco, hai parlato delle persone che lavorano qui dentro. Una cosa che ho notato rispetto a tanti altri ragazzi, molti ragazzi arrivano piccoli, hai un carattere che deve ancora formarsi, spesso sono un po' timidi, introversi. Tu invece hai sempre avuto un carattere che ti ha spinto per intelligenza ma anche per curiosità a cercare di conoscere le persone, di conoscere dove eri venuto, di conoscere da dentro la Roma. È un tuo modo di sentirti forte, quello di essere consapevole, di conoscere quello che ti circonda. Sono molto curioso, mi reputo un ragazzo molto curioso e sì, chiaramente da subito, appena arrivato, ho voluto conoscere chiunque qua dentro e ho avuto anche la fortuna di aver incontrato delle persone fantastiche durante il mio percorso e quindi sì, diciamo che sono un curiosone, ecco, così si può dire. Ho veramente toccato tutti i tasti perché volevo conoscere, adesso posso dire che qualcosina di Roma e della Roma ho capito e mi è entrato dentro. Con i social anche sei così curioso? Cioè cerchi notizie in giro per il web? Sono sempre stato fissato con il calcio in generale, proprio con la cultura calcistica, quindi so anche cose di anni passati. Sono uno molto curioso, anzi i miei genitori me lo dicono sempre, io ho imparato a leggere che al posto dei nomi delle città dicevo i nomi delle squadre, quindi è incredibile questa cosa e quindi sì, diciamo che è un po' sotto tutti i punti di vista. Tu sei arrivato nel 2020 e in poco più di 4 anni, questa è la tua quinta stagione, nel settore giovanile della Roma hai già vinto 2 scudetti e una Supercoppa primavera. Te lo aspettavi un impatto così? È andata bene, diciamo, fino a... Abbastanza. Più, insomma, finali anche perse purtroppo, però insomma poteva essere anche di più. No, ma chiaramente quando inizi a giocare per una squadra come la Roma, come ti ho detto prima, sapevo di entrare a far parte di una squadra, in particolare la mia annata 2006, che era una squadra fortissima e infatti lo abbiamo dimostrato perché abbiamo vinto 2 scudetti, poi un altro anno in cui io non ho giocato quelle finali, purtroppo è arrivata una sconfitta, ma sarebbero stati se no 3 scudetti di fila e quindi sì, da un certo punto di vista me l'aspettavo, magari non di averli tutti in successione così, è stato bellissimo. E poi chiaramente la Supercoppa con la Primavera è stato il primo trofeo del massimo Campionato giovanile. campionato giovanile, esatto. Peccato per il finale dell'anno scorso perché credo che meritassimo veramente di alzare quella coppa per tutto il percorso fatto. Purtroppo l'ultima partita non è andata come speravamo, però abbiamo ancora quest'anno per rifarci. Ecco, quanta voglia hai di prenderti la rivincita, cioè di cercare di rivincere lo scudetto primavera? Tantissima, proprio perché quando ce l'hai lì a un passo e non riesci a raggiungere l'obiettivo, chiaramente te lo porti dentro e dobbiamo affrontare ancora questo finale di stagione con appunto quella voglia di rivalsa per cambiare le cose. Ma qual è lo scudetto più bello tra i due vinti? Il primo o l'altro che è un po' più maturo, diciamo? Dico la verità, sono stati bellissimi entrambi. Chiaramente il primo magari ha un impatto più forte perché appunto è la novità da un certo punto di vista, però sono stati 2 scudetti bellissimi con l'Under 16, oltretutto dopo un percorso ancora più lungo. Siamo partiti dagli ottavi di finale, quarti, semifinale e poi la finale contro il Milan. In Under 17, dopo i playoff abbiamo fatto subito semifinale e finale, è Lì stato c'era molto forse più quasi ravvicinato. anche l'ansia di doversi ripetere, no? Perché eravate campioni Un in po' la carica. pressione, certo, però ci piace. Mi ricordo quella finale ancora, siamo andati sotto dopo pochi minuti, però l'abbiamo ribaltata, ci abbiamo creduto perché sapevamo di essere forti, che potevamo vincere e direi che è andata bene. Va di moda adesso il termine tuttocampista. Ti ci rivedi? Allora, diciamo che è un termine che spesso mi dicono e mi piace perché il fatto di sapersi adattare a molte posizioni, a molti ruoli, a vari compiti, credo sia un pregio
che si è notato, mi fa piacere che si noti e chiaramente sì, mi piace essere definito così perché posso ricoprire tante zone del campo, chiaramente dove la squadra ha bisogno. Ricapitoliamo: esterno basso, esterno tutto fascia, esterno d'attacco e mezzala. Non so se ho dimenticato qualcosa. No. Ovviamente esterno in tutte e due, su tutte e due le fasce. Ma c'è un ruolo, dai, cioè tanto il mister non ci ascolta, c'è un ruolo preferito? Io diciamo che nasco come mezzala, quindi chiaramente giocare lì mi è quasi più naturale, essere anche più vicino alla porta, sono sempre stato uno a cui piaceva, però dall'Under 17 diciamo con Mister Ciaragli ho iniziato a sperimentare e poi diciamo che tutti i vari allenatori hanno poi riportato questa mia caratteristica sul campo. Però sì, se ti devo dire un ruolo, forse A me rimane il vecchio amore della mezzala. Di centrocampo, sì. Ci vuole più intelligenza o spirito di sacrificio per essere così duttile e ricoprire così tante posizioni? Secondo me è un po' veramente un mix di queste due cose che hai detto. Hai fatto forse la descrizione perfetta, perché chiaramente devi avere un'intelligenza tattica, diciamo così, che ti permette di capire determinate situazioni di gioco, però devi anche avere quello spirito di sacrificio nel volerlo poi fare. E quindi questo mi fa molto piacere che si noti nelle mie caratteristiche, ecco. Adesso ci divertiamo con un po' di date, ok? 15 dicembre 2022, che succede? A un certo punto magari eri sul divano, ti arriva una chiamata, sai, Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ti ha convocato. Incredibile. In realtà ero a scuola. Ah, ok. Ero a scuola e mi ha chiamato la segreteria della Roma dicendomi: guarda Matti, ora era il periodo natalizio, quindi guarda, prima delle vacanze di Natale ti ha convocato la nazionale. Ma io dentro di me dicevo: ma Under 19, non ci under sono 18. raduni, non capivo. E mi ha detto: no, nazionale maggiore. E io veramente non sapevo se crederci o meno, cioè ero fuori di me in quel momento, non capivo veramente, avevo i brividi. E ho chiamato subito i miei genitori e mio padre quasi arrabbiato mi dice: dai Mattia, ma falla finita, no? Non ci Non credevano scherzo. neanche loro, no? È stato incredibile, chiaramente a 16 anni essere convocato. Unico 2006 insieme a Martinelli, se non sbaglio, no? Al portiere della Fiorentina. Esattamente, è stato incredibile, ero il più piccolino, tutti i ragazzi che già giocavano in Serie A, con il CT Roberto Mancini è stato veramente incredibile. Considera che con me a raduno c'era anche Tommaso Baldanzi, quindi lui ho avuto la fortuna di conoscerlo lì, infatti adesso ci salutiamo le volte che ci vediamo. Ci siamo conosciuti prima in nazionale che nel club, perché anche lui era stato convocato, ma lui era già, diciamo, un giocatore affermato. Io invece giocavo con l'Under 18, avevo fatto solo qualche allenamento con la primavera e quindi ero veramente estasiato, non ci credevo davvero quando ho messo piede in campo. Tu hai un rapporto molto profondo con la maglia della nazionale italiana, vero? Perché comunque hai fatto tutte le selezioni, giocherai il mondiale nel 2025, cioè nel senso ci tieni particolarmente. Sì, la nazionale chiaramente è un po' il sogno di tutti, di quando sei bambino, rappresentare il tuo paese. Io ho avuto la fortuna di fare tutta la trafila fino ad oggi nelle varie rappresentative, e dall'Under 17 in cui ho avuto la fortuna di essere il capitano durante un europeo, l'anno scorso con l'Under 19 da sottoetà. Adesso ci siamo guadagnati questo mondiale, speriamo di riuscire a fare bene e a qualificarci anche all'Europa Under 19. Diciamo che ci sono tante competizioni bellissime e chiaramente è un privilegio. Continuiamo con le date, perché anche un po' di ne curiosità. sono Sì, ottobre 2023 in Inghilterra il The Guardian ti inserisce in una lista prestigiosa perché sei tra i migliori 2006, tra i migliori talenti a livello mondiale. L'hai vissuta più come una responsabilità o come un onore? Assolutamente no, ti dico la verità, sono sempre delle cose bellissime che ti capitano, quindi per me è stato un onore incredibile essere messo al pari di tanti ragazzi che oggi stanno
facendo benissimo già in tutto il mondo, in competizioni molto importanti, alcuni anche in Champions League, e chiaramente è stato un onore. La responsabilità onestamente non la sento, non è una cosa che ti mette pressione, ma che ti fa soltanto che bene e ti fa capire che la strada è quella giusta e che devi continuare così. Ti fa alzare anche l'asticella, se vogliamo. Assolutamente, anzi, ma è proprio quello il bello. 14 dicembre 2023, secondo me è inutile che vado avanti, però ci facciamo aiutare anche dalle immagini. Anzi, sai che fai? Adesso tu mi rubi un po' il lavoro e Ok. me le commenti. La mia prima partita in maglia giallorossa dentro lo Stadio Olimpico, l'esordio, Europa League, era l'ultima giornata del girone, Roma Sheriff, è stato incredibile. Incredibile, si vede anche nel mente che entro in campo che sospiro perché dovevo capire un attimo il tutto. È stato bellissimo. Ma è stato bello proprio tutta la giornata, un po' quell'ansietta, un po' mescolata alla speranza che possa succedere. È stato bellissimo. Avevi un po' l'aspettativa, era più una speranza o No, magari era una anche il mister te speranza. l'aveva mezzo No, detto? no, 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 devo essere onesto, era veramente una speranza, come chiaramente avevano tutti i ragazzi che erano lì con me e quando mi ha chiamato, che ero a riscaldarmi, mi chiamano che dovevo entrare, Ma te lo veramente, aspettavi così presto, l'esordio in una competizione europea con la maglia della Roma? sinceramente, quando sono arrivato qua non- mi ero prefissato, diciamo, dei sogni oltre più che obiettivi, quasi dei sogni, perché chiaramente gli obiettivi li costruisci magari col tempo, quindi erano più che altro dei sogni. E averlo raggiunto così presto è stato incredibile. Poi in una competizione europea, in casa, davanti a quel pubblico, è stato incredibile. E infatti ringrazio tanto la Roma, in quel caso mister Mourinho, per l'opportunità, perché è stato veramente pazzesco. Solo a rivedere le immagini mi vengono i brividi. E poi torniamo ai giorni d'oggi, insomma, il rinnovo di contratto con la Roma, diciamo una firma sul tuo professionismo, no? Questa è la foto che hai pubblicato anche tu sul tuo profilo, Sì. è un po', come dicevamo, una firma che ti proietta nel professionismo. Con che emozione l'hai vissuto? È stato un momento speciale, avevo i miei genitori, la mia ragazza con me, è stato bellissimo perché ricevere un attestato del genere da un club come la Roma vuol dire che il percorso di questi anni ha dato i suoi frutti, tutto il lavoro, tutti i sacrifici, come dicevo prima, anche solamente che stare lontano da casa ha dato i suoi frutti e quindi sono veramente grato alla Roma per l'opportunità. Mi ha fatto molto piacere che ci fossero anche Alberto De Rossi e Bruno Conti, perché appunto come ho detto prima Bruno è stato il primo ad avermi notato, ad avermi portato qua e poi Alberto De Rossi mi ha accompagnato diciamo in questi anni di settore giovanile e poi chiaramente il direttore che è Ghisolfi che ringrazio ancora oggi perché è stato veramente importante per me. È stato veramente un attestato che mi ha fatto veramente piacere, mi ha reso orgoglioso e sono contentissimo di poter continuare a vestire questa maglia. C'era tutta la tua famiglia con te, l'hai Sì, voluta fortemente, so quanto ti ha supportato la tua famiglia, dedichi a loro questo ennesimo passo della tua carriera. assolutamente sì. A loro per tutti i sacrifici che hanno sempre fatto, per tutte le situazioni che ci siamo trovati durante questo cammino, questo percorso, però non mi hanno mai fatto mancare nulla e so che continuerà a essere così e quindi è chiaramente tutto merito loro, ma come veramente di tutte le persone che da quando sono arrivato mi hanno sempre dato una mano, mi hanno sempre aiutato a crescere prima fuori e poi chiaramente anche dentro al campo di gioco. E adesso? E adesso bisogna continuare a lavorare, bisogna, come ti ho detto prima, porsi degli obiettivi, soprattutto Ce ne di vuoi dire squadra. qualcuno? No, l'abbiamo già detto prima, bisogna rimettere le cose a posto quest'anno e faremo di tutto per far sì che accada e poi chissà, magari in futuro ci toglieremo altre grandi soddisfazioni. Quanto ti è entrata dentro la Roma? Penso che
veramente è difficile da far capire, perché chiaramente uno che la romanità, il romanismo lo ha già dentro, i colori giallorossi li ha già dentro, è quasi più naturale, no? Invece per un ragazzo che viene da fuori, vieni proprio travolto dalla passione che ha questa città, che hanno questi tifosi per la maglia, e la senti fin da subito, perché chiaramente venire da un paesino di qualche migliaia di abitanti e poi trasferirti a Roma in un contesto del genere ti cambia tutto. Però mi è entrato veramente dentro ormai il DNA giallo-rosso, diciamo così, Non e si può spiegare. veramente non si può spiegare. Qual è la tua ambizione nel calcio? Ti dico la verità, la mia ambizione è di fare il meglio possibile e essere felice. Essere felice qualsiasi saranno le sfide che mi capiteranno davanti, qualsiasi eh, avventura capiterà durante la tua carriera, devi essere sempre felice e devi dare il meglio di te. Io qua sento che posso darlo e quindi sono appunto molto contento di essere qui per poterlo dimostrare, ecco. Pure noi. In bocca al lupo, Mattia. Grazie mille.